Che cos'è Don José? O meglio, chi è Don José? Perché Don José è Giuseppe D'Antoni, il padre di mia nonna, che emigrato dalla Sicilia a New Orleans all'inizio del secolo scorso, già fondatore della Dole Banane, insieme ai suoi parenti, e importatore di cocchi dall'Honduras, la Ceiba. Quindi diciamo che questo è il sapone che meno mi ha fatto fare sforzi di fantasia, ma sicuramente più sforzi di rievocazione. La soddisfazione sta nel fatto che invece che un'olfattività fantastica, abbiamo ottenuto una olfattività di cronaca e quindi di reale pur non avendolo mai incontrato. Ovvero qui dentro ho cercato di accordare i racconti fattimi nel corso degli anni su questa figura e portarli al reale attraverso la coniugazione olfattiva. Troppo facile sarebbe stato e quindi, come al solito, ci siamo messi un'asticella più alta, un handicap particolare. E quindi abbiamo preso non le note dolci della banana e le note fresche del cocco, ma abbiamo portato il picciolo della banana, e quindi la parte legnosa e non dolce della banana, a fermentazione. Da quella fermentazione associata a tutti i fiori bianchi più puliti che esistano in natura a rievocare il latte di cocco, abbiamo però poi preso il sughero del cocco e quindi il guscio del cocco per fare la parte dolce. Quindi è una cronaca a libera interpretazione del profumiere. Per quel che riguarda invece il sapone da barba è stato semplicissimo, perché per importare i cocchi, le noci di cocco dall'Honduras, la Ceiba, per via ferroviaria o per via fiume a New Orleans, era fondamentale portarli nel più breve tempo possibile e stoccarli in dei magazzini del ghiaccio, in delle ice houses, appunto, che servivano all'uopo, quindi a conservare la frutta. Come rievocare questo in un principio attivo? Beh, molto difficile, perché i principi attivi in realtà si basano su quello che succede poi sul corpo di chi le applica e non su una sensazione che gli si può dare di temperatura, caldo, freddo. Certo è che il freddo è una delle cause di alcuni effetti cosmetici, seppur non sono elementi cosmetici. Infatti, essendo un vaso non dilatatore ma astringente, porta immediatamente la pelle a contrarsi. Questa contrazione, sia delle ferite che dei pori che di tutto quanto, chiude l'immissione dall'esterno rispetto al proprio carico sottocutaneo. E quindi chi ha una particolare propensione a dei pruriti da applicazione di prodotti sul viso, in questo caso sarà sicuramente favorito, perché una volta applicato, una volta risciacquato con l'acqua, perché non si parla di menta, mentolo o oli essenziali rievocati sulle mente, ma di cristalli di mentolo, e quindi rievocando freddo per idratazione. Più acqua si aggiunge, più passate si fanno e più freddo si sente, più si costringe la pelle. Quindi è una specie di dopo barba dentro alla schiuma da barba. E quindi apertura dei pori, rasatura, al risciacquo, vasocostrizione, rendendo la pelle inattaccabile dagli agenti esterni e quindi anche dagli effetti pruriginosi. Sembra adatto solo per l'estate, proprio causa cristalli di mentolo, ma non è così, in quanto anche l'inverno è fondamentale la vasocostrizione per i soggetti a pelle delicata, ma soprattutto perché nel suo aftershave è qui che la banana invece sprigiona la sua parte balsamica e quindi la sua parte più della fase già di decomposizione, che si accorda con un cocco dolce, fresco e anche un pochino a note vetiverate, portando il cocco e la banana come fossero più radici che frutti. Anche la colonia, come l'aftershave, ha base alcol vegetale, quindi da fermentazione dell'orzo e non da alcol etilico, rendendo quindi molto meno aggressivo il contatto con la pelle.
È qui che dipana tutta la sua piramide olfattiva che avevamo pensato fin dal sapone, poi nel suo aftershave, ma è chiaramente che la sublimazione massima di una fragranza sta nella concentrazione più alta in un base alcol. E qui c'è tutto il progetto che avevamo messo in piedi, ovvero una frutta molto dolce nelle note di testa, che si avvertisse subito, ma nel momento in cui andava a infastidire, cioè nel prolungarsi delle note dolci, delle note di corpo bianche floreali, quindi che portassero un po' tutto a pulito invece che a dolce. Il tutto poi ripreso dal pulito e dal dolce per eccellenza, che sono muschi bianchi e fiori di monoi. Questo è quello che abbiamo pensato: un'evocazione dolce, un'esperienza fresca, un'olfattività verde e legnosa fino al floreale, per far sì che nessuno debba scegliere se accettare o non accettare della frutta dolce, ma provando a farsi immergere in questo viaggio dall'Honduras agli Stati Uniti fino alla Sicilia.